è innato in me un grande desiderio di libertà. L'acquarello mi permette questo, di essere molto libero. Per questo motivo ho eliminato anche il disegno, perché questo mi costringeva ad acquarellare entro certi limiti, mi metteva delle barriere. L'ho eliminato proprio per potermi esprimere a 360 gradi senza limitazioni e senza vincolo alcuno. Procedo ora a fare 2 dimostrazioni della tecnica ad acquarello secondo la tradizione. La prima bagnato su bagnato, la seconda bagnato su asciutto. La farò su carta artistico Fabriano 100% cotone prodotta su macchina in tondo. Iniziamo con la dimostrazione bagnato su bagnato. Sto bagnando la carta, una volta bagnata iniziamo ad immettere il colore, però possiamo già subito notare una cosa, che nonostante sia stata bagnata tanta, mantiene una sua propria stabilità, non si imbarca, ovvero non fa quegli avvalamenti che generalmente le carte meno pregiate fanno. Proviamo a immettere dei colori diversi, si nota altresì una eccezionale mescolanza, mantiene una luminosità eccezionale, la possibilità di avere una carta che mantiene la propria struttura e quindi nonostante la quantità di acqua rimane stabile è fondamentale. Vedete che sfumature. Se adesso noi ritorniamo sul foglio con una quantità di acqua inferiore a quella che c'è sul foglio, riusciremo a fare dei segni più sottili, meno definiti, mantenendo comunque sempre una certa fusione. Più la carta asciuga, più questa fusione diventa piccola e più ci avviciniamo al particolare. Con questa tecnica il soggetto che ne esce è unico, irripetibile. Questa carta è eccezionale per ottenere questi risultati. A questo punto partiamo con la seconda dimostrazione, che è la tecnica bagnato su asciutto. Iniziamo la prima stesura. Praticamente stiamo facendo un cielo per far evidenziare le caratteristiche di questa carta. A questo punto lasciamo asciugare questa prima stesura. Il colore si è asciugato anche molto velocemente e facciamo una seconda stesura, potrebbero essere delle nubi. La carta è perfettamente asciutta, quindi possiamo chiaramente riuscire a tenere questi stacchi di colore tra una stesura e l'altra che sono un po' caratteristici di questo modo di procedere. Adesso lasciamo asciugare nuovamente la nostra stesura. Sopra la seconda stesura che si è asciugata velocemente facciamo la nostra pianta. Come potete vedere possiamo sovrapporre velocemente le stesure. Notiamo che comunque mantiene sempre una grande trasparenza e una grande luminosità. A questo punto abbiamo fatto la prima stesura della nostra pianta e possiamo subito farne una seconda. Come potete notare si lavora molto bene perché la prima stesura è completamente asciutta.